Eccoci, fa caldo ragazzi in questa nuova diretta, una diretta estiva, una diretta che potrebbe anche essere intitolata tutti al mare, ma diciamo per chi ha la fortuna di andare, sicuramente questo video potrà essere molto interessante. E quindi niente, cominciamo innanzitutto a parlare del discorso del mare o anche della montagna, però di solito l'estate chiama mare prevalentemente. Questo comunque non discrimina il fatto che possono essere utilizzate le informazioni di questo video anche per chi fa delle vacanze alternative, vacanze in montagna e tutto, che comunque sono già di per sé delle vacanze, quelle in montagna più movimentate, quindi sicuramente più fruibile, meno fruibile, dipende un po' dalle vostre abitudini. Quello che adesso andiamo a vedere è, ci si allena al mare? È il momento giusto, magari anche per chi vuole cominciare ad allenarsi? Andiamo un attimino ad analizzare la cosa in modo che, sappiate bene come iniziare e quando iniziare soprattutto. Diciamo, così faccio subito una parentesi, molto specifica per chi già si allena. Se la vacanza è di 1, 2, 3 giorni, 4 giorni, quindi una vacanza molto una toccata e fuga come spesso accade ultimamente, si può anche evitare di fare dell'allenamento durante queste giornate. La vacanza deve essere un relax, uno stacco, un qualcosa di non forzato. Se viene da allenarsi, se abbiamo voglia comunque di fare dell'allenamento anche differente, benissimo. Certo, per le persone che sono già abituate a muoversi, a fare degli allenamenti durante tutto l'anno, non ci sono problemi. In questo modo si stacca dalla routine quotidiana fino a un certo punto, ma in realtà si mantiene attivo il nostro metabolismo e tutto, con tutti i benefici che ne comporta. Alla fine il movimento fa solo bene, ci fa solo un gran bene. Detto questo, invece, veniamo a chi invece di solito non fa movimento tutto l'anno. Ecco, ci sono villaggi turistici che propongono attività di attività motoria, fitness, divertimento. Ok, va benissimo divertirsi, va benissimo fare del movimento e sono anche dei momenti in cui si può osservare cosa vuol dire fare del movimento e provarlo in modo anche abbastanza leggero. Ecco, diciamo che per chi non fa movimento può essere uno spunto a capire e a provare senza eccessivo impegno quelle che sono alcune attività che si trovano poi durante l'anno in palestra. Quindi nell'ottica di valutare delle attività, capire più o meno di che cosa si tratta, quindi provare della ginnastica posturale, il risveglio muscolare che assomiglia molto alla ginnastica dolce, delle attività di fitness musicali che possono essere zumba, reggaeton fitness, ballet brucia, ci sono tantissime attività, anche semplicemente dell'aerobica, dello step o delle attività un pochino anche più funzionali per chi vuole magari dare un input maggiore. Sicuramente le attività proposte nei villaggi turistici, ma anche in molte spiagge organizzate con attività appunto di tipo motorio, può essere uno spunto. Non va presa per chi chi vuole iniziare a fare attività, il momento della vacanza probabilmente non è il momento ideale per dire inizio ad allenarmi. Ecco, in quest'ottica assolutamente no, anche perché ragazzi questa vacanza è una parentesi della nostra, una piccola parentesi, magari anche bella, colorita e tutto, del nostro anno, di un anno della nostra vita. Quindi se facciamo un conto su 365 giorni, iniziamo ad allenarci proprio quando siamo in vacanza, beh, già c'è un distacco della routine quotidiana, quindi non è un allenamento inserito in quello che facciamo giornalmente noi. In quell'ottica consiglierei invece altre soluzioni, quindi vado in vacanza, mi voglio rilassare, mi spiaggio,
proprio letteralmente sul bagnasciuga, se si può, sul bagnasciuga perché ti calpestano, diciamo meglio sul lettino. Faccio proprio del relax assoluto, ok, va bene, ma il nostro organismo ha comunque bisogno un attimino di muoversi, anche se siamo sedentari, il nostro metabolismo può risentirne ancora di più. Quindi fare delle attività come delle camminate in spiaggia che vanno benissimo, però ci annoiano e non è divertente tutto, beh, perché non prendere un pedalò e un giorno sì, un giorno no, o magari anche tutti i giorni farsi una mezz'oretta di pedalò o di risciò. Quindi tutte quelle attività che, ad esempio, faccio un esempio, in Riviera Romagnola, dove vado spesso, si trovano. Quindi del movimento che sicuramente può essere utile, non è visto come allenamento, ma ci tiene attivi. E comunque, ragazzi, pedalare su un risciò non è poi leggero. Ecco, non prendete quelli con la pedalata assistita perché altrimenti non vale. Però anche la stessa pedalata sul pedalò, il classico moscone come veniva chiamato, ma può essere anche abbastanza impegnativa se fatta per un'oretta. Quindi diciamo, per chi vuole cominciare a uscire e farsi poi un tuffo in acqua e andare un pochino al largo e non prenderla come un allenamento, alla fine, ragazzi, si pedala e si pedala con una resistenza che è quella dell'acqua e di conseguenza è comunque un'attività che, se ripetuta anche giornalmente, è vero, ha un costo, ma siamo in vacanza, quindi se vogliamo prenderci uno spritz e vogliamo prenderci il pedalò per mezz'ora, lo possiamo fare, i costi sono più o meno quelli, quindi alla fine dipende, non è poi che va a incidere tanto sul costo della vacanza. Quindi una decina di euro per un allenamento che alla fine non è un allenamento, ma ci tiene in movimento e ci fa del bene e oltretutto ci può svagare, divertire e non è un impegno. Quindi mi raccomando, l'attività fisica in vacanza non deve essere un impegno, ci deve essere, può essere anche, ripeto il discorso, un modo per capire magari, ma sì, provo questo movimento, questi esercizi, questo corso, quell'istruttore è simpatico e carino, quell'istruttrice è simpatica e carina, voglio provare a fare i movimenti, poi ritorno alla mia routine quotidiana, nella mia città, cerco magari quell'attività che mi è piaciuta, quindi sfruttiamo bene questi momenti di vacanza per staccarci completamente dalla routine quotidiana, ma soprattutto per capire un attimino che cosa fare del nostro futuro, del benessere del nostro fisico e della nostra mente, perché comunque ci fa bene e quando comincerete, io spero di convincervi a fare del movimento, quando vi convincerete a fare del movimento costante e continuo, anche leggero, comunque a un certo punto dovrà essere anche seguito, allora starete bene, starete meglio, avrete meno acciacchi, meno dolori. Siamo in vacanza, prendiamo il sole, vitamina D come se piovesse, con la protezione, mi raccomando, e facciamo del nostro movimento quotidiano. Il movimento che ci piace, il movimento che scegliete voi. Se volete, se avete domande da farmi, aspetto giusto un minuto e non vi tedio con altre informazioni, però ho concluso tutti gli argomenti, al massimo poi il video tanto qui lo taglio se non ci sono se non ci sono domande o curiosità o qualunque cosa e ci vediamo al prossimo video che sarà sugli attrezzi, quindi una volta tornati alla routine quotidiana e nel caso non trovaste una palestra, un qualcosa che facesse al caso vostro e voleste allenarvi, cominciare a fare degli allenamenti, diciamo, fra le mura domestiche, sicuramente serviranno alcuni attrezzi. Ecco, il prossimo video sarà sui consigli su quali acquistare e quali invece evitare. Vi aspetto al prossimo video, ragazzi, ci vediamo, ciao, seguitevi e iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci conto.